Ciao, ti do il benvenuto su InfeMath. Oggi ti propongo un problema di geometria piana che a prima vista sembra complesso, ma con un'opportuna costruzione si rivela estremamente semplice. Osserva l'immagine. Tutti i cerchi colorati sono tangenti fra loro e l'area di ciascun cerchio giallo misura 9π. Quesito numero 1. Quanto misurano l'area del cerchio rosso, l'area di ciascun cerchio verde e l'area della zona rossa? Quesito numero 2. Più in generale, se la misura del raggio di ciascun cerchio giallo è R, quanto misura il raggio di ciascun cerchio verde? Ti consiglio di mettere in pausa il video e di provarci tu. Ci sentiamo dopo la sigla per la soluzione. Com'è andata? Sei riuscito a rispondere ai due quesiti? Fammelo sapere nei commenti. Io l'ho risolto in questo modo. Per prima cosa, siccome conosciamo l'area del cerchio giallo, possiamo calcolare la misura del suo raggio AB. La formula per il calcolo dell'area del cerchio è area uguale raggio al quadrato π. Siccome conosciamo l'area, possiamo ricavare il raggio mediante la formula inversa. La misura del raggio è uguale alla radice quadrata della misura dell'area del cerchio divisa per π. Sostituendo i dati numerici, otteniamo che la misura del raggio AB vale 3. A questo punto possiamo notare che la misura del raggio OB della circonferenza rossa è il doppio di AB e dunque vale 6. Utilizzando nuovamente la formula per il calcolo dell'area del cerchio, otteniamo che l'area del cerchio rosso, uguale a raggio al quadrato π, vale 36π. Ora dobbiamo cercare di determinare la misura dell'area del cerchio verde e dobbiamo dunque riuscire a determinare la misura del suo raggio. Effettuiamo la seguente costruzione grafica. Congiungiamo fra loro il centro del cerchio giallo e il centro del cerchio verde e successivamente congiungiamo fra loro il centro del cerchio rosso e il centro del cerchio verde, prolungando tale segmento fino ad incontrare nel punto D il punto di tangenza fra il cerchio verde e il cerchio rosso. Per un noto teorema, la congiungente fra il centro A e il centro C passa per il punto di tangenza fra il cerchio giallo e il cerchio verde. Ora noi sappiamo che il raggio del cerchio giallo vale 3. Riportiamo dunque tale misura sulla figura. Chiamiamo ora x la misura del raggio del cerchio verde. Dunque questo tratto vale x e anche questo tratto verticale vale x. Siccome il raggio OD del cerchio rosso vale 6, mentre CD vale x, il segmento OC che congiunge il centro del cerchio rosso al centro del cerchio verde vale 6 meno x. Ora il triangolo OAC è un triangolo rettangolo. Applichiamo dunque il teorema di Pitagora. Cateto al quadrato, quindi OA al quadrato, più cateto al quadrato, cioè OC al quadrato, è uguale a ipotenusa al quadrato e quindi AC al quadrato. Sostituendo i valori numerici e le espressioni in x trovate, otteniamo che OA vale 3 e dunque 3 al quadrato. OC vale 6 meno x e quindi 6 meno x al quadrato e AC è la somma di 3 più x e dunque 3 più x al quadrato. Svolgendo i due quadrati di binomio, semplificando la x al quadrato con la x al quadrato qui a destra e successivamente il 9 con il 9 qui a destra, dopo aver portato le x a sinistra, cambiando i segni in modo opportuno, ed il 36 a destra, svolgiamo i calcoli e otteniamo meno 18x uguale a meno 36. Cambiamo ora entrambi i segni, dividiamo entrambi i membri per 18, ottenendo x uguale a 2. Il raggio CD del cerchio verde misura dunque 2. Ora che sappiamo che il raggio del cerchio verde vale 2, sempre utilizzando la formula qua in alto, possiamo calcolare l'area del cerchio verde, che vale 2 al quadrato π, cioè 4π. A questo punto, come puoi osservare, l'area della zona rossa si ottiene sottraendo dall'area del cerchio rosso l'area di due cerchi gialli e l'area di due cerchi verdi.
e dunque l'area della zona rossa vale 36π meno 2 per 9π e quindi 18π e meno 2 per 4π e dunque 8π. Svolgendo i calcoli si trova che l'area della zona rossa vale 10π. Passiamo ora al secondo quesito. Si tratta di trovare una soluzione generale al problema. Manteniamo valida la costruzione grafica effettuata in precedenza e poniamo uguale a R la lunghezza del raggio del cerchio giallo. Poniamo ora uguale a X la lunghezza incognita del raggio del cerchio verde. Siccome il raggio del cerchio giallo misura R, il raggio del cerchio rosso, che è il doppio, misura 2R e quindi il segmento OC vale 2R meno X. Procediamo ora come in precedenza. Applichiamo il teorema di Pitagora al triangolo OAC. Sostituendo ora le espressioni algebriche trovate, sviluppando i quadrati di binomio e semplificando opportunamente, dopo aver riordinato i termini, svolto alcuni calcoli, cambiato entrambi i segni e diviso entrambi i termini per R, otteniamo che 6x è uguale a 4R. Dividendo ora entrambi i termini per 6 e semplificando per 2 il numeratore con il denominatore, otteniamo che x vale 2/3R e dunque CD, il raggio del cerchio verde, sarà sempre uguale ai 2/3 di AB, il raggio del cerchio giallo, qualunque sia il valore di quest'ultimo. Ad esempio, se il raggio del cerchio giallo fosse 30, il raggio del cerchio verde sarebbe 20. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!